Ciao ragazzi, oggi visto che finalmente piove e sembra quasi una giornata autunnale in realtà, visto che non si può uscire in bici, insomma, e soprattutto avrei voluto uscire a correre, ma visto che sono giorni che sto andando in baita a fare lavori pesantissimi di taglio legna e cose di questo tipo, e quindi non ho le gambe per andare a correre. Poi magari farò anche qualche video sulla baita, anche se non c'entra niente con questo canale. Dicevo, visto che piove e che non uscirò ad allenarmi, ne approfitto per fare un po' di quei lavori che ho lasciato sempre in sospeso in favore di uscite in bicicletta o a piedi. Uno di questi è una modifica alla sacca per trasportare la bici in aereo e in particolar modo qui la modifica la farò qui, adesso fa un po' di ombra alla telecamera, qui, perché quando l'ho utilizzata, le volte che l'ho utilizzata, mi sono reso conto che è faticosissimo trasportarla, è molto pesante, ovviamente con dentro la bici e tutti gli accessori, e quindi volevo aggiungere una ruota davanti, piroettante e bloccabile, in modo tale che quando insomma non devi tirare la borsa puoi bloccarla, non se ne va in giro per l'aeroporto, e però invece quando la trasporti devi solo tirarla senza doverla alzare, perché adesso com'è bisogna alzare la parte anteriore e poi trascinarla, e vi assicuro che trasportarla in giro per gli aeroporti è abbastanza faticoso. Quindi ho comprato tutti questi bellissimi componenti, diciamo, la ruota, quindi piroettante con il blocco, e una serie di placche che adesso andrò a assemblare secondo un'idea che mi sono fatto io per non andare a modificare o a danneggiare la borsa. Pensavo appunto di andare a eh, agganciare a questi piedini una struttura che contenga appunto la ruota, e quindi per ancorare il tutto dovrei teoricamente riuscire a fare semplicemente un foro all'interno di questi due piedini, in modo tale che non vado appunto a danneggiare la struttura nel caso non funzionasse bene o non dovesse essere insomma come me la aspetto. Quindi il progetto prevede una struttura diciamo a quadrato che vada ad ancorarsi intorno a questi piedini, più una placca qui che unisce i due, diciamo, le due strutture quadrate che vanno ad ancorarsi ai piedini, e qui in mezzo la ruota. Vediamo cosa viene fuori. Allora, diciamo che l'idea è quella di fissare queste tre placche in modo che diventino più solide e anche più larghe, perché non sono abbastanza larghe, in questo modo. Quindi applicando dei fori qui, facendo dei fori qui e anche dall'altra parte, in modo tale da poter mettere tre viti e tre viti. In questo modo anche la larghezza è perfetta per andare a coprire i due piedini, e poi la ruota chiaramente la andrò a mettere qua. Quindi adesso faccio i fori e poi vediamo come procedere. Quindi 1, 2, 3 e 4, e poi andiamo a fare gli altri.
ho forato e limato, quindi adesso questo è quello con tutti i buchi, quindi sarà quello centrale. Adesso vado a rivettare il tutto, lo mettiamo così, così lo svaso resta interno. Vado a rivettare tutto e vediamo come viene. Ho segnato i 4 buchi per la ruota e adesso vado a fare i buchi. Qua ho rivettato, vediamo. Ok, fori fatti. Adesso vediamo di attaccare la ruota. E voilà. Ok, allora la struttura è fatta. Questo è anche il blocco, come dicevo, in modo tale che si può bloccare. Adesso resta da agganciarla alla struttura del borsone. Quindi bisogna capire come fare questa parte qua. Adesso dobbiamo fare una specie di U, gancio, di 2,5 cm per 2,5 cm per 2,5 cm, in modo tale da andare a prendere così i piedini. Poi faremo una vite passante per affrancarli e sopra attaccheremo la placca.
Ok, direi perfetto. Poi ovviamente con la vite si chiude, vediamo. Va bene, allora adesso bisogna fare i buchi per fare le viti passanti, magari sfruttiamo questi, e i buchi sopra ci sono, va bucata la placca. Allora, ho bucato la placca, adesso attacco i due ganci e poi vediamo se riusciamo a mettere insieme il tutto. Poi bisogna fare la parte più, diciamo, più critica, che è quella di foratura della borsa. Ok, stavo sbagliando il buco. Va bene, allora adesso deve essere così. Ok, adesso la foratura della sacca. Allora, ho due viti che possono andare bene, queste un po' più lunghe che comunque non ci passano e queste un po' più corte che dovrebbero essere giuste giuste, che sono anche più grosse e non passano neanche questi, quindi devo allargare assolutamente il foro e poi vediamo. Adesso allargo con questa e poi vediamo se passano. Allora, questi ci passano e anche questi ci passano, quindi posso procedere con allargare i buchi. Allora procedo a bucare sperando di non aver fatto stupidate. Ok, ok, adesso allargo i buchi. Allora, adesso è il momento della verità. Speriamo che con la GoPro si veda. Ok, allora vediamo se riusciamo. Ok, no, non voglio allargare i buchi dentro perché chiaramente non è avvitando. Ok,
Bene, qua è entrato, ecco qua, speriamo che si veda. Adesso vediamo se si riesce a far passare dentro l'altro e poi si può provare. Ok, perfetto. Ok, mettiamo i dadi, anche di qui è entrato, spero si veda. Adesso avvitiamo, vediamo se si riesce a far vedere. Mettiamo la luce dietro, avvitiamo i dadi. Non stringerei troppo perché non vorrei rompere i supporti di plastica. Tanto una volta che è stretto e non si muove. Ok, con la luce lì non vedo niente, spero che almeno nel video si veda qualcosa. Basta, questo mi sembra a posto. La maniglia è ancora funzionante e voilà. Ora ragazzi, lo so che non è un'opera ingegneristica di chissà quale tipo, lo so che non c'è un progetto chissà quale fenomenale, ma spero vivamente che faccia il suo dovere. Sono lavato, fa caldissimo, anche se piove. Oggi è veramente caldo anche in cantina. Adesso la proviamo. Allora, finito di installare, provato il sistema e purtroppo c'è una cosa che non mi convince, cioè il fatto che flette, non so se si riesce a vedere, ma flette in avanti. Ecco, forse così si vede meglio. Allora adesso voglio provare con queste altre due rotelle più piccole, questa è più piccola, sempre che ruota e con il fermo, perché dovrebbe in teoria fare meno leva e quindi flettere di meno. Oppure ho preso anche questa per fare un'altra prova che è fissa, tanto non dovrebbe cambiare nulla, basta farla strisciare o comunque sollevarla appena appena per girare, e essendo dritta questa in teoria dovrebbe risolvere il problema del fatto che flette. Ora è chiaro, potrei risolvere il problema andando a modificare strutturalmente la parte interna e quindi fissando la placca che ho aggiunto io al telaio, però vorrei evitare di fare modifiche troppo strutturali, perché per qualsiasi motivo, insomma, un domani voglio vendere la sacca o qualsiasi cosa, posso semplicemente togliere e rimangono solo i due buchettini. Quindi adesso provo a montare prima questa, perché mi piace di più l'idea che possa girare e si possa bloccare. Se si risolve bene, se no monterò questa. Vediamo. Allora, ho montato la ruota più piccola, che è questa, e va meglio, decisamente meglio, però ho notato che c'è diciamo un problema strutturale, per cui qui in mezzo flette, quindi tocca e non funziona bene, non riesci a trascinare bene la borsa, la sacca, per cui pensavo di aggiungere due rotelle anche in mezzo che si vanno ad agganciare proprio alla struttura interna che regge la bicicletta, e sempre facendo il minimo delle modifiche strutturali alla sacca, nel senso che utilizzo una vite che già c'è e ci metto le due rotelline. Adesso provo e poi vediamo se finalmente siamo riusciti a farla
come si deve. A dopo. Allora, ho montato una ruota, adesso monto l'altra, sempre come detto utilizzando questa vite che è già agganciata alla struttura portante, e poi vediamo come va. Ok, buco allargato abbastanza, adesso montiamo. Ok, le rotelle montate, vediamo come va. Adesso mettiamo la bici, perché è col peso che si crea una situazione in cui poi non funziona bene. Allora, così direi che ci siamo. Chiaramente, non essendo piroettanti le due gomme centrali, le due ruote centrali, fa un po' più fatica a spostarsi, però quello per spostarsi all'inizio si alza appena. Allora, non sono stato a smontare il manubrio o a girarlo perché non avevo voglia, per cui non è chiusa bene, però direi che ci siamo, perché così direi che funziona alla grande. Gira un pochino più a fatica perché, come dicevo, le ruote dentro non ruotano su loro stesse, però direi che ci siamo. Bene. Bene, si vedono le ruotine ed ecco la ruota anteriore. Adesso bisognerà capire se con i maltrattamenti dell'aeroporto resisterà o meno, però vabbè, proveremo. A settembre probabilmente andiamo a fare un viaggetto e verifichiamo. Mi raccomando, se anche questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, e che dobbiamo arrivare a 300 iscritti entro la fine dell'anno, e mettete un mi piace e attivate anche la campanellina, così almeno non vi perdete nessuno dei miei video. Mettete anche commenti di qualsiasi tipo. Alla prossima, ciao ciao ciao.